cari amici di Facebook, la riflessione della domenica, quella che ogni tanto vi faccio quando faccio le mie passeggiate. Allora, questa è una riflessione un po' diversa dal solito però, perché mi trovavo in questi ultimi tempi a riflettere su una questione molto molto importante, anzi probabilmente la questione. Stiamo per essere travolti da un futuro che la stragrande maggioranza di voi non ha nemmeno la più pallida idea che si stia per realizzare, o meglio, non comunque con la potenza trasformativa che avrà antropologicamente questo cambiamento. Il mondo dei prossimi 10 anni verrà invaso da, con tutta probabilità, milioni, ma se guardate la conferenza di Elon Musk, lui parla di miliardi di androidi. Non è fantascienza, è realtà. E chiunque di voi abbia lavorato con l'intelligenza artificiale nell'ultimo anno e mezzo, intendo lavorare, no scrivere le cazzate, fare i meme o farsi fare i compiti se sei un ragazzino, io intendo lavorare proprio con l'intelligenza artificiale, comprenderla, capire quali sono i suoi limiti attuali e saper sfruttare invece tutte le potenzialità incredibili che ci offre, che offre anche al povero popolo bue. E che cavolo, dai Luna, andiamo. Il problema si fa un gran parlare, no, di intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale qua, l'intelligenza artificiale là. Fatevi un bel abbonamento premium, perché il Gemini o ChatGPT in versioni gratuite non toccate nemmeno minimamente, neanche l'1% la profondità che si può raggiungere con questi strumenti, chiamiamoli ancora strumenti per il momento, che è meglio. Però ciò che succederà è una cosa molto semplice, se avete il senso critico. Raro oggigiorno. Comunque, ciò che accadrà nell'arco dei prossimi 10 anni è che il lavoro, quello su cui per esempio si basa la nostra Costituzione, cioè l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, giusto? Il lavoro diverrà facoltativo. Veramente diverrà facoltativo, probabilmente dopo il 2030 lo sarà, perché gli androidi andranno a sostituire qualsiasi lavoro umano, non solo lavori ripetitivi, man mano che progredirà questa tecnologia incredibile, faranno lavori sempre più specializzati. Arriveremo ad avere androidi chirurghi che operano molto meglio del miglior chirurgo umano sulla terra, quantomeno per fermezza delle mani e degli strumenti chirurgici, perché pensateci, no? Allora tutto quello che avete visto nella fantascienza si sta praticamente realizzando. Qual è il problema? La nostra civiltà, la nostra società è basata sul controllo tramite i bisogni primari, resi artificialmente scarsi, cioè l'abbondanza sarebbe alla portata di tutti,
ma la scarsità è indotta, in quanto diventa strumento di controllo. Complotto! Dai, quelli che dicono così cambino canale, me ne frega un cazzo. Non è complotto, è esattamente questo. Pensateci. Quali sono i beni primari di un essere umano? La casa e la mobilità, quindi l'automobile, quantomeno la mobilità. Sono necessari in quanto libertà fondamentali e in quanto i beni primari per poter vivere una vita dignitosa. E allora cosa fa? Cosa ha fatto sempre il potere in questi decenni? Ha attaccato sempre questi due beni primari, perché il popolo non deve essere libero, non deve avere la sua casa di proprietà, non deve potersi muovere liberamente e soprattutto non deve avere mobilità economica. Pertanto tutto ciò che viene fatto, chiaramente sempre indorandovi la pillola che è per il vostro bene, alla stregua dei maiali portati al macello con i macellai che dicono: guardate che vi portiamo al macello per il vostro bene. Oh, è vero, andiamo. Siete così, tutti, quasi tutti. Comunque, questo è. Quindi cambierà totalmente il paradigma, perché adesso il lavoro chiaramente è reso difficile, mal pagato, con redditi che non arrivano alla sufficienza per sanare quello che è il costo della vita, il costo fiscale, il costo delle multe, che sono anche quelle un'altra imposizione fiscale nascosta, e i prezzi sempre più crescenti di ogni cosa. Adesso ci si mettono pure con la direttiva Case Green per trasformare. L'Italia è un paese di proprietari immobiliari, la grande ricchezza dell'Italia è basata sulla proprietà immobiliare. Trasformeranno milioni di proprietari, quindi sostanzialmente l'ossatura del paese che ha i suoi beni immobili, che ha quindi una certa non ricattabilità. No, questo non sta bene, quindi tutti i proprietari verranno indebitati per assolvere a quello che è la direttiva Green. Quindi uno che ha le case che sono beni generazionali si troveranno a dover investire 60, 70, 80, 100 mila euro su una casa per adeguarla alle cazzo di direttive Green. Questa cosa manda in pezzi un paese come l'Italia, perché la gente non ce li ha quei soldi lì, quindi proprietari di case si troveranno a dover ipotecare i loro immobili per poterli ristrutturare, pena crollo verticale del valore dell'immobile, impossibilità di vendere e affittare, cioè di fatto un comunismo mascherato, perché nel momento in cui tu hai un bene ma non ne puoi fruire, hai un bene che è vincolato da qualcuno che decide quello che tu devi o non devi fare con quel bene lì, quel bene non è tuo. Quindi di fatto i proprietari di casa sono incastratissimi, meglio stare in affitto, cioè nel senso che se hai una casa, 2, 3, 4 proprietà immobiliare, sei incastrato, sei in una gabbia, porca miseria. Cioè, e quindi sempre il retropensiero è il controllo. La facciata è per il vostro bene, il retropensiero è per mettervela nel culo. E allora non lo capite questo. Però, tornando all'argomento di questo video, questo paradigma sta crollando. Cioè, il paradosso di tutto questo è che l'intelligenza artificiale e le tecnologie non sono come... Cioè, non è come aver inventato la ruota non inventa l'ammortizzatore non inventa i cuscinetti. L'intelligenza artificiale potenzialmente inventa altre cose, quindi abbiamo inventato l'intelligenza, che non è un'invenzione come le altre. Questa è trasformativa di tutto il paradigma antropologico della nostra civiltà. Il paradosso è che abbiamo una civiltà che è basata sulla scarsità indotta e sul controllo dei beni primari come strumento di governo,
A una società in cui il lavoro sarà facoltativo, è ovvio che dovranno creare una forma di reddito a prescindere, un reddito di esistenza, chiamiamolo, perché altrimenti l'altro paradosso è che tutti gli imprenditori vogliono il Tesla Bot, io per primo, però poi i prodotti che produciamo qualcuno li dovrà pur comprare, no? Quindi questo è il paradosso, no? Viviamo in un paradigma in cui veniamo governati tramite queste leve, ed ora queste leve stanno per cadere, perché viva Dio, provi a ammazzare 7-8 miliardi di persone, ci hanno già provato, ma non gli è andata benissimo, e quindi c'è poco da fare. Vi racconteranno tutto quello che vogliono loro, ma la verità è che è una classe, la classe politica viene tirata da una classe elitaria, arcaica, con un concetto di governo e di controllo arcaico, ottocentesco, e loro chiaramente non vogliono perdere il potere che stanno perdendo, perché anche non c'è solo la questione intelligenza artificiale, c'è anche la questione criptovalute, e quindi sostanzialmente ti sta intorno la questione monetaria, che anche quella è una leva di controllo. Sostanzialmente cambierà tutto, anche il denaro diventerà probabilmente obsoleto. Voi dite, ma come? È impossibile, ma cioè, provate a pensare il mondo prima dell'elettricità e il mondo dopo l'elettricità. Provate a pensare il mondo prima della ruota rotonda. Quella che lanciarono le ruote quadrate non ci credo, non ci ho mai creduto, magari. Però pensateci, adesso facendo un paragone ridicolo, cioè non è che se inventi la ruota rotonda torni alla ruota quadra, perché la ruota rotonda va troppo veloce, è pericolosa e tutte le varie considerazioni. No, non si torna più alla ruota quadrata. Per cui chi ha dominato finora il mondo tramite la manipolazione, tramite queste leve, tramite la menzogna reiterata e il far credere al popolino pecore bianche che ogni cosa che gli viene nel culo in realtà è per il loro bene, tutto questo sta per finire. E costoro chiaramente il potere non lo vogliono perdere, ma sono in totale dissonanza cognitiva, perché stanno per perdere queste leve. E allora cosa vogliono? L'ipercontrollo, l'identità digitale, controllare il tuo denaro, programmarlo, decidere quando tu potrai e dove potrai spenderlo. Ma sono tutti palliativi. Perché? E qua vedremo se la storia mi darà ragione. Spero, perché siamo di fronte a un bivio enorme, una distopia senza precedenti storici, una dittatura senza precedenti storici, o di fronte a una nuova età dell'oro, dove gli esseri umani non saranno più tenuti a lavorare per il sostentamento, ma sceglieranno di lavorare per il progresso filosofico, scientifico, artistico, per il senso critico, quello che viene tanto combattuto da queste elite dominanti, morenti. Non servirà a ammazzarvi, non servirà a eliminarvi, vi state già eliminando da soli. Quindi speriamo in un risveglio coscienziale di una massa critica di esseri umani che comprendano e arrivino a queste conclusioni. Perché il mondo per come è strutturato ora è esattamente così. Imprenditori che mano a mano sostituiranno la forza lavoro con androidi.
persone che rimarranno senza occupazione, senza reddito. È il cane che si morde la coda. Imprese che poi cominciano a fallire perché non vendono un cazzo, Tesla bot che si girano i pollici, e miliardi su miliardi su miliardi investiti fermi lì cioè questo non è sostenibile. Non è sostenibile, pertanto probabilmente 2028-29 secondo le mie analisi ci sarà un crollo occupazionale enorme. È chiaro che nel momento in cui tu hai una società dove per vivere hai sempre bisogno di più denaro, ma ne hai sempre meno a disposizione, il crollo è inevitabile. C'è un poco da rompere i coglioni. Cioè, viviamo in un paese dove ci sono 13 milioni di protestati e altrettanti, come cazzo si dice, pignorati. È un paese che mangia se stesso, ma perché è il paradigma che ormai non regge più. Quindi vi do un consiglio, anche video lungo, chi l'ha visto tutto lo ringrazio e spero che abbia arricchito chi lo ha ascoltato con gli occhi e con le orecchie giuste. Torna attualissima una lettura che feci nella mia infanzia, che poi negli anni comunque diversi volumi li ho riletti. C'è Isaac Asimov, quasi tutto quello che ha scritto, ma soprattutto relativamente ai robot. È una lettura che torna ad essere assolutamente attualissima. Consiglio vivamente, perché non si tratta delle 3 leggi della robotica intese come un manuale di costruzione degli androidi, no, non è questo. Chi ha letto Asimov attentamente capisce che Asimov si interrogava sul fatto che spesso gli esseri umani, l'umanità, inventa delle tecnologie per cui non è preparata, non è in grado di controllarle, non è in grado di, come si può dire, è indietro, è lenta rispetto alla tecnologia che inventa. E allora si danno le 3 leggi della robotica e bisognerebbe prendere spunto a questo, perché in futuro questi discorsi diventeranno i primi discorsi di etica. Il mondo adesso è centrato sul denaro, sul profitto, sulla finzione giuridica chiamata denaro. Il mondo del futuro, dove il lavoro diverrà obsoleto e facoltativo, dovrà essere basato sulla centralità dell'essere umano, sulla centralità dei bisogni, soprattutto filosofici e metafisici dell'essere umano. Quindi, un altro consiglio che vi do è: seguite Valerio Malvezzi, che è un economista, teorico e grande sostenitore dell'economia umanistica, che mette l'essere umano al centro e non il profitto a denaro, cioè spostare il nostro riferimento in termini di valori. Adesso vi saluto con questa riflessione. Ci sarà chi pensa che sono sempre il povero scemo, che vedo cose che non esistono. Vabbè, non importa. Se poi alla fine invece condividete quello che ho detto, non vi dico mettete like e iscrivetevi al canale, perché buono, sono su Facebook. Sto scherzando, non me ne frega un cazzo. Se lo cogliete bene, buon per voi. Se non lo cogliete, cioè, ho imparato a convincere chi non vuole essere, cioè a salvare chi non vuole essere salvato, e tutte queste cose qui. Quindi buona domenica, bacio.